Grazie per aver cliccato su questo video perché vuol dire che sei una persona interessata a imparare maglia o uncinetto e credo sia una cosa meravigliosa, quindi eccoci qui. L'idea di questo video è darvi una lista di 10 idee di progetti che potete fare come principianti per imparare. Sono all'incirca in ordine di difficoltà, ci sono dei gradini, diciamo, nel mezzo e non condivido dei link specifici a dei progetti, ma vi darò delle macro idee, in modo che poi, se una di queste idee vi piace, possiate andarvi a cercare dei pattern e poi seguirne magari uno di quello con delle istruzioni specifiche o con delle idee di colori o di disegni o dei filati specifici. In questo io ricordo sempre spassionatamente il mio grande amore per il sito Ravelry. È un sito che è una piattaforma per amanti di maglia e uncinetto. Ho fatto un video dedicato a questo sito dove spiego anche come utilizzarlo e te lo consiglio grandemente se sei un principiante, anche perché ci sono tantissimi pattern gratuiti proprio per iniziare, quindi vai a vederti questo video e studiati anche quello. Inizio con delle regole generali per un principiante che vuole fare un progetto di maglia o uncinetto. Prima di tutto, di solito in un modello di maglia uncinetto c'è una piccola parte dove si parla di tecniche o abbreviazioni o spiegano quelle che poi saranno le modalità, i punti utilizzati nel pattern. Vai a studiare questa parte di pattern quando scegli di fare un progetto. Se ci sono più di 3 tecniche che non conosci, magari pensa a provare qualcos'altro. Nel senso, inizia mettendoti delle nuove tecniche molto volentieri nei pattern, ma impara gradualmente. Non cercare di fare qualcosa di troppo avanzato, perché altrimenti finirai solo con avere frustrazione, mollare tutto e chiudere in un cassetto ferri, uncinetto e filati per anni. All'inizio tutti i progetti con ferri o uncinetto, dal 5 all'8, saranno i vostri migliori amici. I progetti con ferri o uncinetti più piccoli a volte sono difficili per persone con mani grandi o per persone che stanno ancora costruendo la loro manualità nella lavorazione, e per quelli dall'8 in su, per persone che hanno mani piccole, sono strumenti enormi, mentre appunto in questa, diciamo, fetta di mezzo si può lavorare con filati di uno spessore abbastanza grande che ti darà anche una soddisfazione più in fretta. Può essere utile all'inizio cercare e scegliere pattern che vi diano informazioni molto specifiche su quanto filato usare, quanti grammi o quanti metri di filato usare. Per un principiante è molto difficile capire quanto serve per fare un maglione, ma per fortuna il pattern te lo dice, quindi se tu sei una taglia X ti servirà XX di filato, in grammi o in metri, quindi è super utile andare a controllare questo per non iniziare comprando tantissimi gomitoli o comprandone troppo pochi e rischiando di non avere abbastanza filato per finire il progetto. Collegandomi al punto di prima, scegli un filato che sia adatto a principianti. Questo è puramente personale, ma eviterei nel tuo primo progetto di comprare un filato magari in cashmere molto costoso e magari il tuo primo progetto non uscirà proprio come lo vorrai. Quindi iniziare con dei filati un po' più economici e magari venduti in gomitoli e non in matasse, così ti sarà anche più facile lavorarli, è sicuramente un punto di partenza un po' più approcciabile. Il consiglio più grande è sempre in tutti i craft che faccio e che insegno: punta a una gratificazione veloce. Il tuo primo progetto non sarà entusiasmante, lo so che non vuoi fare una presina e stai già pensando a fare il maglione più bello del mondo, ma hai bisogno di imparare con un po' di progetti basici. Devi usare il tuo tempo e i tuoi filati e i tuoi primi progetti per darti lo spazio di sbagliare e di fare errori. Devi essere contento di aver fatto l'errore, di aver capito che hai fatto l'errore e quindi imparare a non ripeterlo più. E se non inizi con dei progetti semplici, inizierai con un progetto super avanzato e finirai con il non finirlo. Quindi iniziamo a parlare di 10 progetti di maglia e uncinetto che sono perfetti se sei un principiante e vuoi avere qualche ispirazione per il tuo primo progetto. La prima categoria sono le sciarpe. È un lungo rettangolo, è perfetto per un principiante, sia che tu stia facendo maglia, sia che tu stia facendo uncinetto, devi iniziare con una quantità di punti della larghezza che vuoi la sciarpa. Se vuoi una sciarpa sottile puoi farne pochi, se vuoi una sciarpa larga puoi farne tanti, e semplicemente fare righe avanti e indietro con il tuo uncinetto o con i tuoi ferri.
Super utile se vuoi fare una sciarpa in un filato chunky, quindi utilizzando una misura di ferro uncinetto più alta. Può essere un po' noioso fare una lunga sciarpa, sicuramente ti aiuta a prendere la manualità necessaria a utilizzare gli strumenti, ma magari valuta di fare una sciarpa sottile e o valuta un filato più spesso, in modo che il progetto non duri una vita. Credo sia particolarmente utile iniziare a vedere questo progetto, quindi magari dargli un paio di step in più rispetto a quella che potrebbe essere la sciarpa, e quindi immaginarlo a righe con diversi punti che si alternano. Se stai imparando uncinetto puoi fare maglia bassa, mezza maglia alta, maglia altissima e alternarli. Poi una volta finito ricamarci sopra dei dettagli con ago e filo o anche aggiungerci dei dettagli con l'uncinetto, giusto per avere un po' di idee. Sempre facendo un grande rettangolo puoi realizzare dei guanti senza dita, quindi è un rettangolo che semplicemente tu vai a bloccare sopra il pollice e sotto il pollice in modo che tutte le dita possano passare attraverso di esso. In questo caso specifico puoi anche con i ferri circolari realizzare un tubo, o con l'uncinetto puoi fare una catenella e poi unirla e quindi muoverti in circolare, e questo potrebbe aiutarti nel non dover fare parti di cucitura finale. Ma partire dal rettangolo rimane la cosa più semplice. La prossima categoria sono i cappelli, anche questi super consigliati per principianti. Anche qui puoi fare un rettangolo, unirlo sul lato e poi chiuderlo su quello che è la parte superiore della testa. Anch'io ne ho fatto un video dove ne realizzo uno, ho fatto un cappello con un gomitolo, filato chunky, l'ho finito in qualche ora, è stata una grandissima soddisfazione. Continuo a vedere online un cappello all'uncinetto fatto praticamente da due rettangoli che vengono chiusi sopra e non vengono chiusi rappresi, quindi appunto chiudendo il cerchio, ma vengono chiusi in una linea, e questo crea delle orecchie fatte di filato, fatte appunto di filato tessuto, che sembrano delle orecchiette da gatto, decorabili in tantissimi modi. Continuo a vedere ispirazioni su questo ed è bellissimo, penso di volerne fare uno anch'io. Ricamabili, decorabili, puoi metterci fiocchi, puoi metterci toppe, puoi metterci piercing. Nello stesso reame dei capelli direi di mettere anche le fascette per capelli o le bandane, anche queste molto comode se vuoi iniziare a imparare gli aumenti o le diminuzioni. Una bandana secondo me è ideale perché è un progetto piccolo e semplice che nel fare un triangolo ti costringe a dover visionare aumenti o diminuzioni, e puoi iniziare già a fare qualche ragionamento magari su cambi di colore o su aggiungerci del colore dopo, appunto con dei ricami o delle decorazioni. La categoria successiva sono le borse. Ampissimo mondo di forme diverse, filati diversi, possono essere fatte tutte belle chiuse, quindi con una trama molto fitta, o possono essere anche realizzate con effetto a rete o mesh e quindi molto ariose e magari con dentro un pezzo di stoffa a tenere effettivamente le cose dentro la borsa. Credo sia interessante parlare anche di una sottocategoria, diciamo, che sono le pouch, e quindi piccoli contenitori. Queste puoi realizzarle anche con i campioni che magari hai lavorato o delle mattonelle che hai fatto dei quadrati per provare il filato, per vedere come erano i colori, se ti piaceva la lavorazione, ottimo, non buttarli via, possono essere tutti cuciti assieme per creare qualcosa di nuovo. E credo che in generale fare una borsa o una pouch abbia un alto livello di personalizzazione. Puoi fare il manico più lungo o più corto, puoi farle più grandi, più piccole, puoi scegliere i colori, e un ottimo grado di, diciamo, usabilità, vestibilità. È una cosa che usi e metti molto volentieri e anche durante tutto l'anno, non solo per forza in inverno, come alcune delle altre cose che ho suggerito. Piccolo momento self promo, ho realizzato anch'io un pattern adatto a principianti, sia a maglia sia a uncinetto di borsa. Si chiama Archer Bag, è una borsa pensata come marsupio a tracolla, ma puoi tranquillamente realizzare il manico più corto e portarla a spalla, o più lungo e portarlo, non lo so, a terra. Ho fatto dei video tutorial per questa borsa qui su YouTube e ci sono le istruzioni scritte sul mio Ravelry. Se scegli di fare questa borsa come tuo primissimo progetto come principiante, ne sarei assolutamente onorato e mi farebbe molto piacere se la condividi con me. Variando un po', propongo un cuscino, o per meglio dire la federa di un cuscino. Questo può essere 2 quadrati, o anche questo può essere l'unione di quadrati più piccoli o di rettangoli più piccoli, così puoi creare anche una fantasia geometrica molto Mondrian.
E ultimo, nel reame quadrati suggerisco la presina, o forse un po' più comune, magari anche per un regalo a un'amica, puoi fare una dishcloth, quindi sono le salviette per il viso, quei piccoli asciugamani che però sono comodi per passarsi sulla pelle, quindi con dei cotoni molto belli. Alla fine è un quadrato, ci sono degli ottimi pattern in giro. Mi sento di mettere a questo punto delle idee e non prima, perché secondo me non sono per nulla semplici i granny squares. Questi quadrati della nonna non sono semplici, io non so perché vengano proposti ai principianti. Secondo me è giusto fare prima un po' di quadrati normali, quindi semplice colore, righe avanti e indietro, e poi iniziare a pensare, ok, impariamo i granny square. Non sono particolarmente difficili una volta compreso, ma credo che sia giusto avere la manualità dell'utilizzo dell'uncinetto per capire come andare a fare i punti, in modo che non venga il tuo primo quadrato con la tensione da tutte le parti. E te lo dico perché il mio primo quadrato è venuto così. Pensavo che il Granny Square sarebbe stato un progetto semplice da fare per un principiante, e quindi ho detto ok, la prima cosa che farò con l'uncinetto sarà un Granny Square. Non era un progetto semplice da fare per un principiante. La mia tensione era da tutte le parti, e quindi il mio Granny Square è venuto enorme, un po' bruttino. E questa è una cosa che ho imparato solo dopo aver fatto invece dei quadrati di colore normale. Devi prima provare i punti basici, devi fare dei quadrati tutti di un colore, e poi imparerai a fare un Granny Square davvero molto bello, prometto. Con i Granny Square, ci sono tantissime ispirazioni, tantissimi pattern online. Puoi anche solo scegliere un Granny Square semplice fatto da solo e usarlo come sottotazza. Puoi iniziare a unirne di più e iniziare a fare progetti più grandi, dall'arazzo a parete, alla borsa, alla sciarpa, ai guanti senza dita, al cappello, tutte le cose che ho detto prima possono essere realizzate in Granny Square. Quindi secondo me è, se ti piace quello stile, un ottimo modo di passare dal quadrato normale a qualcosa di un po' più avanzato, perché richiede appunto dei punti diversi, soprattutto se vuoi creare Granny Square che abbiano disegni specifici. Quindi secondo me un ottimo modo per fare un gradino più avanti. E qui diciamo entriamo in quello che è il regno dei vestiti, quindi se già hai fatto uno o più dei progetti che ho nominato finora, sentiti di poter fare anche questa cosa successiva. E secondo me un ottimo inizio è realizzare una veste, quindi un maglione senza maniche, o magari una maglietta o una veste cropped, che quindi non devi neanche lavorare troppo a lungo. Se ti piace lo stile, ce ne sono infinite, sia a maglia sia uncinetto. Per principianti ne fanno tantissime, io le indosso un casino, quindi a me piacciono tanto e cerco di farne tante. Questa che indosso è Panama Vest, che è un pattern che ho realizzato io completamente gratuito. Trovi anche questo sul mio Ravelry e c'è un video tutorial che ti insegna i punti anche di questo. È una veste all'uncinetto, ma ce ne sono tantissime anche di maglia. Secondo me è super comodo per imparare, perché anche in questo caso possono essere due rettangoli che vai a cucire sulle spalle e cucire sotto l'ascella. In questo caso non c'è neanche la cucitura sotto l'ascella, perché ho deciso di lasciarla aperta. Secondo me è molto carina e ariosa, e quindi davvero ti permette di imparare. Avere un capo finito, un capo indossabile, ti dà tantissima soddisfazione senza andare a complicarti troppo la vita con quello che magari è un pattern un po' più avanzato. Questi sono i miei consigli e le mie idee per iniziare. Ovviamente se ti piace qualcosa e vuoi arrivare a fare quel specifico progetto, hai tutte le mie energie con te. È assolutamente bellissimo vedere un'idea e dire voglio fare quello, esattamente quello, e cercare di sviluppare le proprie abilità e le proprie skill per arrivare a fare quella cosa. Secondo me è davvero un percorso, ti poni un obiettivo e riesci a spronarti ad arrivare fino a un certo punto. Quindi alcuni altri progetti che possono essere molto semplici e che menziono molto velocemente giusto per darti delle idee possono essere un colletto per il collo, può essere un segnalibro, un porta occhiali da sole. Immagina e pensa a cose piccole e sai che ci metterai un po' meno a farle, e quindi probabilmente riuscirai ad avere un po' di soddisfazione più in fretta. In tutta onestà, io ho iniziato a fare maglie e uncinetto un anno fa. Letteralmente un anno fa, a ottobre
Fine ottobre 2024 ho preso in mano uncinetto e ho detto ora imparo in maniera seria. Avevo fatto qualche progetto prima, sì è vero, ma non li considero assolutamente imparare. Lì mi sono messo, ho studiato i punti, ho imparato quale punto si chiamava come, prima facevo cose a caso e ho iniziato anch'io con progetti super semplici sapendo che volevo arrivare più in là e questo mi ha dato la spinta di continuare e imparare. Un consiglio enorme con cui ci tengo a chiudere questo video è: se anche il tuo primo progetto viene brutto, le cose sono due. A, le persone a cui lo mostrerai probabilmente non sono esperte di maglia uncinetto e loro diranno figata, bellissimo, wow, hai fatto tu questa cosa. Quindi andate dai vostri amici, mostrate i vostri primi progetti, saranno sconvolti che voi avete creato una cosa del genere, vi daranno un boost di autostima non da poco e fidatevi, dove voi vedete l'errore non lo vede nessun altro. E 2, se anche il vostro progetto è venuto davvero male, lo vedete male voi, lo vedono male i vostri amici, cambiate amici, cioè valutate di ok. Ma se l'avete fatto e non lo state usando, sono mesi che l'avete lì, non lo usate, anni che l'avete lì e non lo usate, non ve ne state facendo niente, non vi crea gioia, non c'è niente di male nel prendere il progetto e disfarlo. Prendere il progetto e disfarlo, perché questo vi dà l'opportunità di riutilizzare quel filato in altro modo che magari vi dà più gioia e magari ne traete maggior utilizzo. Io sono super pro a salutare alcuni progetti che magari don't vibe e creare qualcosa di meglio, magari anche con le vostre abilità che sono migliorate nel tempo. Spero questo video ti abbia dato un sacco di ispirazioni e ti abbia fatto venire voglia di creare qualcosa e magari quel qualcosa è uno dei miei pattern, ne sarei onorato. In generale, se hai visto questo video, davvero grazie mille. Creare con le proprie mani non è una cosa da poco, prendersi il tempo di fare qualcosa di fatto a mano nell'epoca in cui viviamo, nel consumismo in cui viviamo, non è scontato. Grazie. Se ti è piaciuto questo video, io faccio tantissimi altri video dove parlo di Fiber Arts e dove condivido appunto il mio processo e i miei progressi mentre imparo un sacco di cose che prima non sapevo e che imparo mentre faccio i video. Quindi trovi tutti i miei video sul mio canale, ce ne sono tanti in italiano con sottotitoli in italiano e in inglese e alcuni in inglese con sottotitoli in italiano e in inglese. Per restare aggiornato su tutto quello che faccio puoi seguirmi sui social e ci vediamo al prossimo video.